Le gioie e i dolori degli inizi, beh, tutte gioie, dolori non ce n'erano dolori, sei giovane, fai le cose che ti piacciono e quindi ti diverti, quindi pochi dolori, tutte gioie. Devo dire che la memoria leva, la mia memoria è selettiva, leva tutte le cose brutte e tiene le cose belle, per cui l'inizio è il momento potenziale in cui tutto è possibile e tutto è raggiungibile e produci vari obiettivi. La parte creativa è una parte fondamentale, ma se questa parte non ha un processo, un'organizzazione della creatività, chi fa che cosa e come viene sviluppato, qualsiasi tua idea rimane un fumetto. Per cui diciamo che il primo progetto veramente importante dello studio è quando l'idea diventa organizzazione. E lì tutto diventa alla fine possibile perché tu puoi avere non solo un'idea e svilupparla da solo, ma tu puoi avere 10 idee, ci sono 10 persone che ti aiutano a sviluppare questo progetto. Dunque, secondo me, la fase del processo è una fase fondamentale. Noi abbiamo iniziato e devo dire che abbiamo avuto successo col primo progetto. È stata una bella cosa perché in qualche modo ci ha dato subito quella forza per iniziare col piede giusto. Abbiamo iniziato con una piccola azienda che faceva dei vasi di vetro a Murano e poi questi vasi sono arrivati per vie traverse a Giulio Capellini che in quel momento stava presentando una linea di cucina insieme a Boffi che si chiamava Units e sono diventati parte di questo allestimento che è stato parte di un grande evento che è stato fatto a Milano in quel salone e ci ha dato subito una grossa visibilità perché tutti, la stampa, i critici e anche altre aziende hanno visto questo nostro lavoro e ci hanno visto un po' come i giovani emergenti Perché? Qual del era il momento. progetto? Ma perché il progetto era proprio quello di Ti cambiare sto un po' le facendo regole del un'intervista. gioco. Sì, vabbè, normale, lo facciamo sempre. Cambiare un po' le regole del gioco, cioè noi siamo arrivati a Murano, non volevamo fare delle cose troppo artistiche, troppo arzigogolate, troppo barocche, e abbiamo portato un po' invece la nostra cultura di architetti, e abbiamo portato quindi degli oggetti molto semplici, molto rigorosi, e abbiamo lavorato invece sul colore, su delle forme essenziali, su delle finiture, su delle tattilità diverse, queste cose qua. Per cui abbiamo raccontato un mondo, come posso dire, minimale, rigoroso, ma allo stesso tempo con un'emozione dietro che li ha fatti diventare subito dei grandi successi. Un grandissimo successo. Sì. Jack ha raccontato il primo progetto di successo. Questo attraverso appunto l'organizzazione dello studio è diventato un fattore costante, cioè quello che avviene se poi tu semini, raccogli, rilanci, diventa poi il lavoro. Il lavoro è questo, è avere delle idee di obiettivi da raggiungere, il progetto da fare, che sia un singolo oggetto, un'architettura, e poi la struttura per poterlo fare e raccontare anche, perché la comunicazione, oggi lo sappiamo, nel 2000 di meno, è comunque un fattore fondamentale per la nostra esistenza proprio, no? Ma in quegli anni secondo me si è anche un po' costruito un po' un piccolo mito intorno a noi, credo, no? Che oltre ad essere simpatici eravamo anche bravi. E quindi, e quindi C'è stato un passaggio di c'è stato un scala. passaggio in sala. Hanno scoperto che si poteva lavorare con un designer simpatico, ma che fosse anche bravo. E questo ci ha dato un grosso boost nel lavoro. E negli anni 2000, appunto, abbiamo costruito quella che poi oggi è la struttura un po' dello studio, l'identità, i clienti, che poi molti dei quali sono sempre gli stessi da ormai quasi 30 anni. E quindi questo fa piacere perché abbiamo delle relazioni stabili con le persone con cui lavoriamo. E devo anche dire. Noi oggi abbiamo la fortuna di poter lavorare con le persone che ci stanno simpatiche, con cui siamo in armonia, con cui stiamo bene e possiamo veramente condividere il progetto e il progetto non è E solo un divertirci con fatto loro. di lavoro ma soprattutto un fatto di condivisione della vita ed è molto bello. I premi sono importanti, ma come diceva quello che era, quelli soldi non danno la felicità, ma aiutano a vivere meglio. I premi sono così, non ti danno la felicità, ti danno una grande felicità quando li ricevi, e poi però sono sì, non ti aiutano a vivere meglio, perché in realtà ti danno la forza perché devi fare meglio, 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 ti spingono a essere sempre migliore. I premi sono un riconoscimento, ma poi se uno vive nella comfort zone poi
non esce vivo. Credo che il nostro mestiere sia quello di mettersi in discussione ogni giorno. Un premio è una tappa, è un gradino, però non può essere l'obiettivo, deve essere un aiuto, se vogliamo, è un po' come la stampella quando c'è una zampa fragile, allora magari ti dà quel periodo che ti serve a- a darti un po' quell'energia. Però sì, sono importanti, ma non danno la felicità. Il Composto d'Oro è stato per me un premio molto bello quando l'abbiamo ricevuto perché per la prima volta si spostava dalla città di Milano e andava nella città di Roma. E io sono romana. Per cui l'ho trovata una specie di Una coincidenza aggiunta, fantastica. sì, molto bello e mi è piaciuto molto. Non credo che noi abbiamo mai avuto una presentazione, qualcuno che è arrivato in studio dicendo voi avete vinto 2 Composti d'Oro, vi vorrei conoscere. Credo che fa parte della serietà di uno studio raggiungere eh, dei premi che però neanche chiedi, cioè arrivano a un certo punto perché la serietà e la professionalità che hai, l'innovazione che porti e la visione soprattutto. Eh, perché ogni oggetto che tu disegni in fondo dai il tuo punto di vista sul mondo, no? E per cui lo sposti in qualche modo, in un modo ideale. Questo è il valore del premio. È un grandissimo piacere personale comunque, questo devo dire sì, sinceramente, come tutte le interviste, cioè ogni possibilità che tu hai di raccontare di te, quali sono i momenti che ti fanno scegliere quella strada invece che quell'altra, è sempre un grande momento di dono, secondo me. La genialità del mestiere, come lo facciamo noi, è quella di unire la parte del design e la parte dell'architettura, per cui in qualche modo queste due componenti si nutrono a vicenda e creano ogni giorno delle nuove opportunità per esprimersi. In questo momento stiamo facendo tantissimi progetti che vanno per assurdo dalla moda fino all'architettura, quindi alberghi, case private, eccetera, eccetera. Molto design, per cui tanti arredi come al solito, e tante cose destinate alla casa che in qualche modo è sempre il cuore, il focus di quello che facciamo. Eh, Abitare è quello che a noi interessa di più esplorare e raccontare attraverso il nostro lavoro. Per cui tutto ciò che è intorno a questo mondo è ben venga per essere raccontato, progettato ed esplorato. Tante cose, veramente tante cose. Qualche volta vorrei progettare le vacanze più che il lavoro. Io penso che sono d'accordo il concetto di Sei d'accordo abitare. con me, Sì, Milano? no, dopo 30 anni, non Ah, ti ok. rendi conto? Una cosa fantastica. Che noi abbiamo un layer che è il nostro vestito, noi scegliamo la mattina i vestiti, però poi usciamo, non siamo più consci di quello che gli altri vedono. E invece l'altra scelta che noi facciamo è la casa, ma lì la vediamo perché è intorno a noi, non è su di noi. E dunque la scelta degli oggetti, i colori, le sfumature, come la luce gioca in uno spazio, eccetera, eccetera, è molto importante. Noi progettiamo comportamenti umani, questo fa l'architetto, e quando disegniamo una casa o disegniamo degli oggetti, noi inventiamo, pensiamo, immaginiamo, sogniamo dei comportamenti. Poi non è così, perché le persone utilizzano le case che noi disegniamo, gli alberghi, le cose, gli oggetti in un modo completamente diverso da come noi li abbiamo progettati, o simili. Ma quello è il bello di avere ognuno un'idea e così nascono nuove strade e nuovi modi sempre. Gli architetti inventano o analizzano, danno delle risposte sul comportamento dell'essere umano. Il mondo oggi sta cambiando moltissimo e noi abbiamo bisogno sempre di meno cose perché altri fanno per noi. Per esempio, quante persone ancora cucinano? Adesso c'è un globo, tu ordini le cose da mangiare, per cui diciamo che nell'ambiente abitare la cucina è un luogo che può essere eliminato. Il dormire. Oggi facciamo dei divani su cui si può dormire, per cui anche la camera da letto può essere, diciamo, eliminata. In un mondo immaginario di sintesi, l'essere umano potrebbe vivere in un living e in un bagno, quello serve. Però potrebbe anche spostarsi, dato che inizia a nascere questa nuova tecnologia di questi droni che portano già delle persone. Per cui potremmo ipotizzare che l'essere umano diventi porti la propria casa dove vuole. Questo cambierebbe addirittura
le case, l'urbanistica, perché le persone potrebbero spostarsi e andare a vivere, non so, in campagna. Vuoi, andiamo in campagna oggi? No, andiamo al mare, va bene. Poi ci ordiniamo un globo, c'è già la roba da mangiare. Allora, il più bel sogno, secondo me, la cosa che a me adesso piacerebbe veramente progettare è questa visione di un mondo nuovo. Un drone volante che possa portare il nostro abitare dove noi desideriamo, per togliere questo concetto di stanzialità, di stare fermi. Ma tutto è possibile. Quando si parla di determinate tecnologie come le tecnologie digitali, non più tardi di 20 anni fa sembravano che quello che stiamo vivendo oggi sembrava una cosa Sì. futuristica oppure quasi fantascientifica. Oggi viviamo connessi, viviamo in un mondo che è completamente diverso da quello che pensavamo sarebbe stato il nostro mondo quando abbiamo iniziato a lavorare, che era assolutamente analogico, no? Tutto era fatto di materia, era tutto fatto di... Ah Oggi si sì? parla di metaverso, Quando si noi abbiamo parla... iniziato a disegnare non c'erano i tavoli di C'era un tavolo disegno, di disegno, non noi c'era il disegnavamo a computer. mano linea per linea e quindi ed è stato tutto così veloce. Io mi auguro di essere sufficientemente attivo ancora per qualche anno per poter veramente partecipare alla progettazione di un mondo diverso, come dici tu, che secondo me sarà proprio la nuova sfida. Mi auguro che questo mondo contenga anche un'etica e un'attenzione all'ecologia e che ci possa un po' riscattare da quello che è stata la pessima gestione che abbiamo fatto tutti noi delle risorse del pianeta. Egoistica? Sì, Sì, molto certo. egoistiche, vero? Sì. Definire il design in un momento di transizione come questo è un po' difficile perché il design si sta evolvendo. Come dicevo prima, oggi si parla di cripto design, come si chiama, parla di criptoarte o di criptovalute, tutto è diviso tra due dimensioni, quella immateriale e quella materiale. Per cui credo che sarà molto interessante vedere come si svilupperà tutto questo settore parallelamente all'architettura e parallelamente a tante altre attività dell'uomo. Credo che per noi sia, penso di parlare un po' per tutti e due, ma poi tu correggimi o interrogami se No, vuoi. non ti correggo mai, eh. Mai, figurati, insieme mai, sempre. No, credo che per noi sia proprio quello di cercare di portare il pragmatismo della funzione insieme alla emozione del design, del progetto. Per cui secondo me il design è bello perché contiene insieme due caratteristiche che sono quelle umanistiche contemporaneamente a quelle scientifiche e in qualche modo unisce le due visioni che sono quelle poi su cui la cultura ha sempre combattuto dell'Apollinio e del Dionisiaco in qualche modo. La parte razionale e la parte irrazionale. Un buon prodotto di design deve funzionare ed emozionare allo stesso tempo. Se non funziona ed emoziona solo è arte, se funziona solo e non emoziona, secondo me non ha neanche senso di esistere, diventa un utensile. E credo che in una civiltà evoluta come la nostra, l'utensile fa parte del paleozoico e secondo me non dell'evoluzione dell'uomo, che comunque ha bisogno di stimoli emotivi. Allora sì, noi diciamo sempre che il design è l'emozione che veste la funzione, che è una sintesi esattamente di tutto quello che dice Jack. E per fare un'ulteriore sintesi proprio sintetizzissima, possiamo dire che ogni prodotto di successo a suo modo è sexy. È sexy perché lo vuoi, ti emoziona nel senso che lo vuoi toccare, possedere, lo guardi e poi ti viene il desiderio di toccarlo. No? È sensuale. Perché comunque questo mondo o il mondo metaverso, un oggetto piccolo o grande, l'abitare o stare in un albergo, comunque tutto gira sempre intorno all'essere umano, analizzando i punti di interesse e di emozione dell'essere umano, hai fatto il design. E poi il bello del fare il design tutti i giorni è proprio quello di potersi misurare in qualche modo con se stessi, sia sul ruolo del creativo, ma anche sulla parte dell'utente. E quindi Ah, siamo è un sempre mestiere che in qualche modo ti visibili, provoca certo. ad essere
protagonista e spettatore allo stesso tempo. E quindi sei costretto ad essere onesto, perché tu alla fine dici, ma io questa cosa la vorrei, ma io questa cosa veramente la metterei in casa, ma io questa cosa... Anzi, devo dire che molti dei prodotti che noi facciamo nascono proprio perché ne abbiamo bisogno noi nel quotidiano, quindi questo dà molta onestà a questo mestiere. E credo che anche una cosa molto seria nel nostro studio è che noi spostiamo questo desiderio personale al contract, perché poi dopo le case esistono tutti i luoghi dove gli esseri umani si incontrano, che sia un bar, un ristorante, che sia un albergo, che sia una spa, che sia, inventa, non so, Beh, un ufficio cos'altro, pubblico. un ufficio pubblico. E tutti questi spazi vengono poi riempiti di oggetti, per cui se l'onestà è una cosa che tu vorresti in casa, la vorresti così vicina a quelle linee che funzionano, il nostro processo creativo, così ci riallacciamo anche alla prima risposta, è anche rendere questi oggetti disegnati in dei materiali per poter consentire di essere vissuti nel contract, cioè dove c'è molta usura, c'è molto giro, c'è molta ehm, attenzione o non attenzione, cioè c'è più distrazione comunque. E dunque anche questo mi sembra una cosa importante. Ciao Ciao, Tiglio Tiguglio, Design Design District. District. Wow, l'abbiamo fatta benissimo. Ciao.